Oggi analizziamo una poesia bellissima di Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato. Poesia stupenda perché Montale conia questa celeberrima espressione per indicare quella condizione interiore, metafisica dell'uomo moderno. L'uomo di oggi è in crisi, vive isolato, solo, è respinto da tutto e da tutti. Vedremo che in Montale l'aridità, l'arsura, la calura è metafora e quindi espressione dell'aridità di affetti. Non ci sono più le relazioni di una volta, ora siamo tutti schiavi del cellulare, di quel vetro, quindi di quel medium che fa da intermediario tra le persone, non è più un rapporto face to face, ed è quello che adesso Montale ci dirà qui anche attraverso questa poesia, il male di vivere, una condizione che inizia però molto indietro nel tempo, inizia già nel secondo Ottocento. Vedremo insieme poi, quando faremo anche il decadentismo, che la crisi ha radici molto lontane. I primi segni di cedimento li troveremo già anche nel romanticismo, quindi non è vero che da un giorno all'altro di botto così si cambia. L'uomo del 1899 è perfetto e quello del Novecento è in crisi, assolutamente no, ma scopriremo che l'uomo moderno del Novecento vive una crisi interiore profondissima. Anche grazie a Freud andremo a studiare e ad esplorare i meandri più reconditi della mente, della psiche umana attraverso la psicanalisi. Vedremo Zeno Cosini cosa combinerà attraverso il fumo, cercherà di giustificare se stesso e di dire che lui è malato perché fuma e non fuma perché è malato, e non solo, ne vedremo anche molte altre di scuse per pulirsi la coscienza. Questo male di vivere in realtà parte già dal decadentismo, interessantissimo, l'artista che viene emarginato, che viene messo da parte, viene isolato. Nel secondo Ottocento vige la logica del profitto, quindi vedremo che i ricchi borghesi non considerano neanche degno proprio di ascolto il poeta. Vedremo Palazzeschi, gli uomini non chiedono più nulla ai poeti e lasciatemi divertire. Ecco, è la stessa condizione. Il poeta che dà voce all'umanità, quindi all'uomo moderno, è in crisi, non c'è più quella connessione, non c'è più il panismo di D'Annunzio, non c'è più quella favola bella. Oggi è finita, non esiste più, l'uomo è disilluso, non è più quindi in contatto con il tutto, non è più una docile fibra dell'universo, come arriverà a dire anche Ungaretti. L'uomo si scopre in frantumi e non è un caso che io citi proprio questo termine, perché vedremo ora nella poesia di Montale che il frammento è l'unica soluzione possibile. Il poeta non ha più nulla da dire, non c'è più una verità assoluta. I grandi poeti che hanno guidato l'umanità, il poeta Vate è morto, Manzoni, Leopardi, ma molti anche altri prima di lui, lo stesso Pascoli ancora si reputava e si definiva, o comunque si riteneva ancora un poeta Vate, nonostante la crisi del decadentismo, ma ora ciò non è più possibile e ce lo dice chiaramente Montale: non chiederci la parola perché non ho più niente da dire, non ho più quella verità assoluta, non ho più tutte le risposte, non possiedo più la conoscenza somma e quindi non ti posso guidare. Dunque il frammento diventa l'unico strumento conoscitivo, l'unica realtà possibile, perché è la vita stessa che è in frantumi. Viviamo una vita frammentata, viviamo tantissimi frammenti della nostra esistenza, siamo al lavoro, siamo sul bus, stiamo leggendo, siamo impegnati con una mail a scorrere il cellulare, però non ci parliamo più faccia a faccia. Questo è il problema. Le vere relazioni si sono frammentate, si sono disciolte, come dirà anche Bauman. Viviamo in una società liquida. Ecco, questo è il tema centrale, è il male di vivere, quella profonda inquietudine, quell'insoddisfazione perenne, costante che ci affligge, quel vuoto che non riusciamo più però a colmare, che non sappiamo come riempire. Ecco poi la poetica dell'oggetto, e vedremo anche poi in Satura che l'uomo appunto si saturerà, cercherà cioè di riempire tutta la sua vita di oggetti, ma non possiamo riempire un vuoto spirituale, metafisico, emotivo
con degli oggetti materiali. Questo è il nostro errore, questo è quello che noi facciamo tutti i giorni, quando anche un genitore, per colmare il vuoto della sua assenza, regala un oggetto al figlio, non può compensare l'assenza, quel vuoto, perché il vuoto emotivo rimane. È questo che ci sta dicendo Montale, cioè è un'emergenza psicologica, emotiva, affettiva, stupefacente, ma anche disarmante allo stesso tempo, e ce lo dice subito, spesso, quindi continuamente, costantemente. Il male di vivere ho incontrato. Il poeta e l'uomo moderno ne fa esperienza quotidianamente. E che cos'è questo male di vivere? E qui il male, quindi quella sofferenza, il dolore, trovano dei correlativi oggettivi. Li usa Montale, quindi rifacendosi alla teoria di Thomas Sturt Eliot, appunto poeta inglese famosissimo, l'autore di The Waste Land, della terra desolata, teoria del 1919. Quindi ad ogni oggetto bisogna correlare, cioè mettere in relazione, quindi legare un sentimento, un'emozione. Quindi un oggetto mi deve suscitare immediatamente un'emozione, quindi è simile alla metafora, è simile a un'allegoria, ma adesso è più diretta, non c'è più quindi quel insieme di valori universali condivisi, perché il poeta non è più il vate, quindi non ci sono più tutte quelle simbologie che tutti conoscono, quindi conosciute da tutti, che possiamo associare. No, adesso ogni poeta tenta di associare ad un oggetto un'emozione che susciti subito ciò che lui prova. E quali sono qui i correlativi oggettivi? Appunto il rivo, la foglia e il cavallo, tre immagini orizzontali legate alla terra, quindi vedremo rivolte verso il basso, perché è qui sulla terra, hic nunc, che noi facciamo esperienza del male, della sofferenza, perché il male non si intende soltanto quello fisico, ma è soprattutto emotivo. Quindi qui la realtà non è quella oggettiva, quella che io posso osservare attraverso i cinque sensi. Qui non è empirismo, non è una conoscenza empirica, ma è semplicemente una trasposizione, significa trasferire nella realtà una condizione emotiva interiore. Quindi quella che noi qui vedremo adesso è una realtà interiore del poeta. Infatti dice: è il rivo strozzato che gorgoglia, quindi è un rivo al quale sta per mancare il fiato, quindi sta morendo per asfissia. Ecco, manca l'aria, perché il poeta vive in una prigione. La nostra vita è una prigione costante. Poi vedremo anche il perché. Era l'incartocciarsi della foglia riarsa, ancora questa immagine, l'incartocciarsi, quindi una vita che si sta dissolvendo, che si sta sgretolando e che sta andando in frantumi, soprattutto perché le nostre relazioni affettive si stanno frantumando, non abbiamo più dei punti di riferimento fissi. Quindi Montale è un'attualità disarmante, è modernissimo, è uno dei poeti più belli, più straordinari, anche se vogliamo un po' un veggente, perché ha predetto cose che in realtà tutti noi stiamo vivendo e sperimentando sulla nostra pelle, soprattutto adesso anche con il coronavirus, che ci ha costretto ad utilizzare ancora di più questi strumenti informatici, quindi ci ha diviso ulteriormente. Ed era il cavallo stramazzato, quindi questa climax ascendente che racchiude una sofferenza, vedete, sempre maggiore, che gorgoglia, si sta incartocciando, quindi riarsa. Però ancora l'arsura è proprio l'aridità dei sentimenti, degli affetti, ma anche dei valori e della conoscenza stessa. Non conosco più la verità, ma ne ho solo un frammento, come dirà anche Ungaretti. Il poeta è come il palombaro che si immerge in quel porto sepolto, dal quale poi potrà riemergere, ma soltanto un piccolissimo pezzo di verità, con un piccolo pezzo del puzzle, ma non ho più tutto il quadro d'insieme. La visione totale, globale, non esiste più. Quel quadro, quell'opera d'arte, quella favola bella si è infranta per sempre, non esiste più. Il cavallo poi stramazza
a terra, quindi non c'è più possibilità di alzarsi, è una condizione quindi veramente tragica, è una sofferenza continua, quindi il poeta tutti i giorni sperimenta la sofferenza e il dolore. Qui richiama anche alla mente Schopenhauer: la vita è un pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia, e nei rari momenti in cui non provo né dolore né noia sono felice, ma sono brevissimi istanti. Quindi qui poi faremo anche tutto un confronto con lo stesso anche Leopardi. E poi ai tre correlativi oggettivi di questa esperienza quotidiana con cui tutti noi entriamo in contatto diretto, seguono poi tre correlativi oggettivi invece dell'indifferenza, e qui bisogna però capire il ruolo dell'indifferenza, non bisogna imparare a memoria perché bisogna utilizzare questa indifferenza, perché bisogna arrivare ad essere indifferenti. Ecco, attenzione, perché non è una condizione immediata, non è un qualcosa che io posso, non è un atteggiamento che posso assumere all'istante o con la bacchetta magica di punto in bianco. No, il poeta ci arriva per gradi, quindi è una conquista faticosa, lenta, però inevitabile, cioè è l'unico modo per non soffrire. Cosa ci sta dicendo qui Montale? Che l'uomo vive in una gabbia, e qui bisogna richiamare un po' anche alla memoria Leopardi. Noi viviamo in una gabbia perché tutti i giorni l'uomo tende all'assoluto, a questo desiderio di una felicità totale, no? Noi vogliamo sempre di più, desideriamo ogni giorno di più, e non ci bastano mai le cose che abbiamo. Perché? Perché abbiamo quel vuoto, quell'inquietudine interiore, il male di vivere, quel desiderio cioè di un bene sommo, di una felicità straordinaria, totale, immensa. Ma l'uomo non ci può arrivare. Perché? Perché siamo degli esseri limitati, siamo legati al contingente, viviamo hic et nunc, viviamo l'attimo, non possiamo cioè tendere all'assoluto, non possiamo raggiungerlo perché siamo limitati e condizionati da delle leggi fisiche meccaniche. Ecco il problema. Quindi noi viviamo in una condizione di prigionia, quella siepe che in Montale diventa la muraglia, che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia, no? Quel muro, quello scalcinato muro, al di là del quale c'è il mare, naturalmente, quel mare che rappresenta la vita attiva, quella forza vitale, quell'energia a cui tutti noi aspiriamo, ma che non possiamo raggiungere perché ci sono i cocci aguzzi in cima, delle bottiglie, di nuovo il frammento, bottiglie frantumate, perché non posso cogliere altro, e quei frantumi racchiudono anche l'esperienza del dolore. Quindi è una vita che mi permette di conoscere qualcosa, pochissimo, e quel poco però mi procura anche un atroce e un profondo dolore. Quindi il poeta non ci può dare le risposte. Il poeta Vate, colui che conosce tutto, che vede e prevede anche il futuro, non esiste più. È stato proprio è stato detronizzato, è stato spodestato. Il poeta è quell'albatro che adesso è stato preso a forza, è stato tirato giù dal suo regno ovviamente celeste, gli è stato messo in testa il berretto, la pipa in bocca, nel becco, ed è stato deriso naturalmente, quello che ci ricorderà poi anche Baudelaire. È inevitabile questo. Purtroppo la società del profitto, dei ricchi borghesi, della produzione, la società della rivoluzione industriale ha condotto l'uomo ad essere un ingranaggio di un'enorme macchina che deve produrre. Come dirà Verga, noi viviamo in un mondo di banche e di imprese industriali, non esiste nient'altro, soltanto questo, e l'arte diventa un lusso per scioperati. Quindi chi non ha niente da fare, i perdigiorno, possono permettersi di fare dell'arte e della poesia. I grandi del passato hanno lasciato le cariatidi, i templi, l'arte con la A maiuscola. Noi, dice il poeta, lasceremo soltanto le immagini litografate sulle scatolette dei fiammiferi, nient'altro. Quindi questa è l'arte, è stata deliricizzata, è stata proprio ridotta a nulla, è soltanto un passatempo, un hobby. E la stessa arte poi tra l'altro è stata mercificata. La colpa più
grande della borghesia e di questa società moderna è stata proprio quella di aver prostituito l'arte, come dirà lo stesso Baudelaire, il poeta è una prostituta perché vende la propria arte, quindi la propria maestria, la propria originalità e creatività al miglior offerente, quindi il poeta è costretto ad abbassarsi e a seguire i gusti del pubblico purtroppo. E quindi dicevo, perché qui l'indifferenza? Qual è il ruolo? Perché in una vita di dolore, in una vita in cui noi siamo soltanto delle macchine, degli ingranaggi, dei bulloni, non possiamo fare altro che rimanere indifferenti, cioè bisogna raggiungere, come diceva Epicuro, quello stato di atarassia, cioè di totale assenza di dolore spirituale, perché l'atarassia è proprio questo, l'assenza di dolore, di sofferenza interiore, cioè non dobbiamo più preoccuparci, non dobbiamo più soffrire per quello che vediamo e per tutto ciò di cui quotidianamente facciamo esperienza. Ed è l'unico modo non per vivere bene o per essere felici, ma soltanto per sopravvivere. Questo è il problema. Quindi l'indifferenza è una condizione a cui noi dobbiamo arrivare a fatica, perché non siamo nati in questo modo, non siamo inclini all'indifferenza, ma siamo inclini alla solidarietà, alla commozione. Noi ci commuoviamo, proviamo pietà per gli altri esseri umani e per gli animali, ma siamo costretti proprio a costruire questo muro, a renderci quindi impenetrabili, proprio per evitare di soccombere. Ed è quello che ci dice Montale: non ho mai sperimentato il bene, non l'ho mai trovato se non all'interno della divina indifferenza. Bisogna rendersi indifferenti, quindi costruirsi questo involucro protettivo per poter sopravvivere. Era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Ecco, notiamo intanto quella assonanza interna di al-at, falco alto levato. Fonicamente rappresenta proprio il battito delle ali di questo falco che si alza sempre di più. Quindi alle tre immagini orizzontali di prima legate alla terra, quindi perché è sulla terra che si fa esperienza del male, della sofferenza, cioè quotidiana. Poi si contrappongono queste tre immagini invece verticali, e il verticalismo allude proprio a quel distacco, all'allontanamento da questi mali terreni, quasi come se l'anima dovesse appunto estraniarsi dalla realtà, e lo straniamento è proprio l'unica soluzione possibile. Bisogna estraniarsi, bisogna allontanarsi almeno psicologicamente, interiormente, da questa realtà. Bisogna cioè chiudere tutti e due gli occhi e non provare più pietà, non bisogna più commuoversi, non bisogna più lasciarsi piegare dalla sofferenza, perché altrimenti questo dolore uccide. Come ha detto prima, è un cavallo che poi stramazza il suolo e quindi fa soccombere chiunque. Pertanto Montale ci rappresenta una realtà arida, sicuramente infelice, e qui il male di vivere viene oggettivato, ed è un processo interessante, perché nel momento stesso in cui il male viene oggettivato diventa una condizione oggettiva, perché riguarda tutti gli uomini. Tutti noi facciamo esperienza di questo di cui ha appena parlato Montale. Infatti, qual è la funzione della poesia? Perché questo è importante da ricordare, da sottolineare, e lo dirò sempre. Montale risponde: qual è oggi la funzione della poesia? Qual è lo scopo quindi del fare poesia nel Novecento, visto che il poeta non è più il vate, non ha più le risposte? Ebbene, come dice Montale, l'argomento della mia poesia è la condizione umana in sé considerata, quindi veramente rappresenta la condizione, quindi il modo di vivere di tutti noi quotidianamente, nient'altro. Infatti la poesia di Montale non ha scopo conoscitivo, quindi non mi serve solo per conoscere. È chiaro che attraverso la poesia posso captare qualche conoscenza, qualche frammento di verità, quindi attraverso la riflessione è chiaro che io arrivo comunque a comprendere qualcosa, ma lo scopo principale non è più conoscitivo. Lo scopo principale, quindi l'obiettivo primario, è esternare quel male di vivere, quindi rappresentare non la realtà oggettiva che mi circonda, ma è rappresentare quella condizione interiore che vivono tutti gli uomini. La poesia di Montale
Montale vedremo che il frammento è irrelato, cioè non si incastra più. Questi frammenti che io riesco a cogliere non sono più in relazione con nient'altro, sono isolati, come il poeta. Il poeta vive nella solitudine e nell'isolamento, cioè di fatto il poeta coglie i pezzi del puzzle, ma non li può più incastrare tra di loro, perché non c'è più una verità somma da rivelare, nessuno ha la verità in tasca. Pertanto quel senso di totalità, di appartenenza, di sentirsi docile fibra dell'universo come in Ungaretti è sparita. Vedremo che in Saba al poeta non resta che fare della poesia onesta. In Montale invece la poesia avrà comunque una funzione etica, perché se ha perso questa funzione conoscitiva, non è più poeta vate, però continuerà ad avere una funzione etica. Significa cioè che il poeta attraverso la poesia capisce quali sono i veri valori a cui rimanere attaccato, quindi la poesia diventa anche un'ancora di salvezza, perché mi impedisce di piegarmi al pensiero unico, che sarà quello dominante, cioè il pensiero fascista, quello che si sta già diffondendo nel 25, perché gli ossi di seppia di cui parleremo sono proprio pubblicati a Torino presso l'editore Gobetti proprio nel 1925, quando inizia appunto la dittatura fascista. Ecco, vedremo anche l'incontro con varie donne, perché ci sono moltissime figure femminili che popolano la poesia di Montale, ognuna di queste ha una funzione diversa. Vedremo Clizia, che ha proprio questa funzione epifanica di salvezza. C'è un visiting angel, cioè un angelo che visiterà il poeta e che cercherà di sottrarlo alla condizione appunto del male di vivere, alla condizione esistenziale che riguarda tutti gli uomini. Pertanto la poesia ci può salvare, come nel Decameron abbiamo visto che raccontare salva una vita. Qui la poesia ci permette di ricordare e di ricordarci i veri valori che non dobbiamo mai perdere, ai quali dobbiamo rimanere attaccati, soprattutto in questo periodo di grande crisi spirituale e soprattutto di grande sofferenza sia fisica che emotiva. Quindi per non abbandonarci alla disperazione veramente dobbiamo rimanere attaccati a questi grandi autori del passato che ci possono dare una grande mano per affrontare ancora meglio il presente e rimanere uniti. La raccolta di Montale doveva chiamarsi I rottami all'inizio, non gli ossi di seppia. Ma cosa sono i rottami? Sono gli scarti, tutto ciò che la società rifiuta, e poi invece li ha chiamati ossi di seppia, cioè quegli ossi che il mare rigurgita a riva, tutti gli scarti, tutto ciò che la massa, che questa forza vitale respinge a terra. E vedremo proprio che il paesaggio ligure rappresenta metaforicamente questo male di vivere. Quindi rappresenta il confine tra il mondo terreno e quello acquatico, perché il mare è proprio quella forza vitale, quel panismo, quell'Ubermenschen, anche se vogliamo, di D'Annunzio, che però il poeta non può più raggiungere, al quale non può più aspirare. Pertanto si fermerà lungo il limes. Vedremo la poesia in limine di Montale, il confine tra il nostro mondo e il mondo di chi vive la vita inimitabile, straordinaria, come D'Annunzio, che prende l'aereo e può sorvolare i cieli d'Europa durante la prima guerra mondiale. Ecco, non è più questo poeta. Il poeta non può far altro che raccogliere questi rottami, questi ossi di seppia e raccontarci le sue riflessioni personali. Però di fatto anche il poeta, come aveva già detto lo stesso Verga, è un vinto da questa società, da questa realtà, da questa vita che in realtà è una prigione, è una gabbia, e lo ritroveremo anche in Pirandello. Dobbiamo per forza a tutti i costi metterci addosso una maschera e impersonare qualcuno che in realtà però non siamo. Questo è il vero problema, questa è la tragicità dell'uomo moderno, quindi ci sono tantissimi confronti da fare, però il poeta, quindi in questo caso Montale, cercherà sempre quel varco, cerca l'anello che non tiene, quel punto morto del mondo, quel buco attraverso cui uscire, estraniarsi, fuggire
fuggire dalla realtà, quindi non rimane che la fuga, ma la fuga non è possibile, perché questa attesa di un miracolo che però non arriva, quale miracolo? Quello di capire quale sia il vero senso dell'esistenza, qual è il mistero della realtà, purtroppo non arriva. Allora, non potendo fuggire, non potendo scappare, evadere da questa vita, non rimane che una cosa, l'indifferenza, questa condizione interiore psicologica che mi permette di fuggire soltanto in parte, perché fisicamente sono costretto a rimanere schiavo di questa vita contingente. Ritroveremo poi questi temi anche nelle prossime poesie. A presto.